Ciao a tutti, bentornati sul mio canale e bentornati in questo nuovo video. Oggi facciamo una ricetta semplice per fare dei dolci, per fare la pasta martorana. Si usa ovviamente il marzapane. Quello che pochi sanno è che inizialmente il marzapane poi da noi chiamato pasta reale, in realtà è un nome che origina proprio dall'Italia. Origina dal Marsi Panis, che significa pane di San Marco, ed è il nome che fu dato dai veneziani in quanto erano i maggiori distributori dei pani di San Marco, appunto dei panetti di marzapane, di pasta di mandorle, chiamiamola così, per il nord Europa. Su questi pezzi di marzapane che venivano commercializzati in tutta l'Europa appunto settentrionale c'era il simbolo di San Marco. Poi questo nome arrivò in Germania dove si trasformò in lingua tedesca in Marzipan e tornò in Italia come marzapane soppiantando il nome di pasta reale. Ci sono molti modi di fare il marzapane, che poi è un impasto semplice da fare e a cui generalmente la differenza che oggi diamo tra pasta reale, quindi pasta di mandorle, e marzapane è dovuta all'aggiunta o meno del tuorlo d'uovo. Quello che poco viene detto è che in realtà inizialmente il marzapane si faceva solo con la farina o le mandorle tritate e lo zucchero. In tutto il mondo era uguale. Il tuorlo d'uovo è stato aggiunto dai pasticceri per renderlo più plastico, più malleabile, meno friabile. Però allo stesso momento, al posto del tuorlo d'uovo, se non vi fidate perché poi l'uovo può dare qualche problema, potete usare il glucosio, lo sciroppo di glucosio. Potrei dirvi di più anche di poter utilizzare anche, come abbiamo visto che io utilizzo per esempio quando faccio le caramelle mou, il miele. Ovviamente però il miele aggiunge poi un suo sapore che può essere più o meno coprente del sapore delle mandorle. E qua un altro consiglio: utilizzate la farina di mandorle, potete utilizzare lo zucchero velo. Se utilizzate come me, io ho delle mandorle già pelate ma rotte in pezzi, quindi le trito, potete utilizzare lo zucchero semolato, lo zucchero bianco normale da cucina, perché anche se è un po' più grossolano aiuterà ad assorbire gli oli rilasciati dalle mandorle. E in quel caso non ci sarà bisogno di aggiungere del sapore di mandorle per aumentarne un po' il sapore. Allora, eccoci qua con i nostri ingredienti. Faremo 100 g di mandorle e 100 g di zucchero semolato. Un cucchiaio o cucchiaio e mezzo d'acqua al bisogno. Procediamo. Aggiungiamo le mandorle e lo zucchero e quindi passiamo dentro il robot e facciamo tritare finemente. Vedete che piano piano la nostra pasta si sta formando. A questo punto potremo aggiungere un cucchiaio e mezzo d'acqua oppure 30 g d'acqua, che sono il peso che dovrebbe avere generalmente l'uovo, ma possiamo aggiungere anche 30-40 g di miele a piacere. Nel mio caso aggiungerò un cucchiaio di miele. E un cucchiaio di acqua.
presenta il nostro impasto. Quindi se avete dello sciroppo di glucosio, oppure ci mettete il tuorlo d'uovo. Adesso prenderemo della pellicola, lo impasteremo un attimino con le mani e poi potremo conservarlo in frigorifero per qualche giorno o nel freezer. E poi eccole lì. I nostri due panetti, perché l'ho diviso in due, uno più piccolo e uno più grande, di marzapane pronto, o di pasta reale se preferite. C'è anche chi il marzapane lo fa a caldo, aggiungendo appunto il glucosio al posto dell'uovo e 1 o 2 cucchiai d'acqua e mescolando insieme, facendo scaldare questo composto in maniera da poi amalgamarlo meglio. Alcune raccomandazioni: mi raccomando, se usate l'uovo il tempo di conservazione si abbrevia, perché l'uovo crudo si abbrevia molto. Cercate di usare l'uovo pastorizzato, 24 ore in frigo, e in freezer invece un po' il tempo che volete, 1 mese, 2. Se non usate l'uovo, 1 settimana in frigo ci può stare, in freezer un po' più di tempo. Spero che questa ricetta veloce, come al solito, vi sia piaciuta. Aiutatemi a crescere, iscrivetevi al canale, mettete un bel like, condividete il video. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti da Ermanno, ciao!